Benvolti a Capodanno! Gökberk YLDRM dà a tutti una risposta chiarissima su Cemre Arda. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di iniziare, se vi piace seguire le storie dietro le quinte del mondo delle star, iscrivetevi e sostenete il canale. Qui ogni dettaglio trova il suo posto e ogni silenzio racconta più di 1000 parole. Gökberk YLDRM. Un nome che per anni ha protetto la propria sfera privata come un santuario. Un attore abituato a non concedere spazio ai pettegolezzi, soprattutto quando si parla di sentimenti. Eppure quel silenzio, così misurato, si è incrinato. Perché proprio ora? Perché proprio nella notte di Capodanno? Perché in mezzo alla neve e al gelo è arrivata una fotografia capace di trasformare mesi di speculazioni in una sola certezza? Da tempo le voci lo legavano a Cemre Arda. Non erano solo mormorii. Dopo un progetto che li aveva visti fianco a fianco, i loro sguardi, le risate tra un ciak e l'altro, i piccoli gesti rubati dalle telecamere di chi stava dietro le quinte avevano acceso la fantasia dei fan. I social ribollivano di clip, montaggi, teorie. Tra loro, c'era qualcosa che andava oltre lo schermo? Lui taceva. Lei taceva. Gli occhi dicevano, forse, qualcosa in più. Ma mancava la prova. Fino a una sola immagine, scattata in un comprensorio sciistico in Bulgaria. Non un semplice scatto di vacanza, un messaggio chiaro, nitidissimo. Le voci sono finite. Chi era con lui? Cemre Arda. La donna con cui, si mormorava, Gökberk stesse frequentandosi da mesi lontano dai riflettori. In quella notte che segna la soglia tra il vecchio e il nuovo, sono stati immortalati insieme in modo inequivocabile per la primissima volta. Perché mostrarsi adesso? Le incessanti domande sul loro rapporto stavano diventando un peso? Il loro legame è una quieta tregua dal frastuono, oppure una dichiarazione consapevole, una presa di posizione contro chi sussurra? In questo video vi porteremo dietro il sipario di questa storia, vi racconteremo come è nata e perché le voci su Gökberk e Cemre non accennavano a spegnersi. Cosa significa davvero quella fuga di fine anno e quali dettagli, finora rimasti tra i corridoi della produzione e i messaggi privati, spiegano più di qualsiasi intervista. Gökberk non tace più. Con una sola foto ha messo un punto alle illazioni e ha trasformato un sospetto in un annuncio dolce, preciso, irrefutabile. Ci sono persone per cui ogni gesto diventa notizia, e per cui persino il silenzio fa titolo. Gökberk appartiene a questa categoria. Per anni ha scelto l'ombra cortese, l'uscita laterale, il sorriso che dice nessun commento. Stavolta no, stavolta ha lasciato parlare un'immagine. Non un autoscatto filtrato, non una posa studiata. Una foto vera, la neve che si appiccica addosso, il respiro che fa fumo nell'aria fredda, due sagome vicine quanto basta per rendere inutile qualsiasi didascalia. Il ronzio sui social, esploso già quando si erano incrociati sul set, ha trovato la sua risposta. Gökberk ha scelto di festeggiare il Capodanno con Cemre, e quella scelta, resa pubblica senza proclami, ha funzionato come un basta così. Un gesto essenziale, eccoci, insieme, come siamo davvero. Una notte gelida, fiocchi che coprono le piste, e i loro sorrisi appena accennati, messaggi semplici, chiarissimi. Non era una fuga qualsiasi, era un sigillo. Quell'allontanarsi dalla città, pianificato in silenzio mentre le colonne del gossip riempivano paginate tra supposizioni e indiscrezioni, si è rivelato l'inaspettato palcoscenico della verità. Bulgaria, chalet di legno, luci calde alle finestre, i suoni attutiti del manto nevoso. Appena quelle foto sono apparse, la rete si è spaccata in un coro di commenti. C'era chi esultava, chi diceva lo sapevamo, chi chiedeva ancora prove, chi analizzava i dettagli fino all'ultimo pixel. Eppure, ciò che colpiva era l'armonia palpabile, non pose, non eccessi, solo naturalezza. Un modo di stare insieme che non ha bisogno di frasi a effetto. Un modo di prendersi senza prendersi la scena. Perché le voci su Cemre non si spegnevano? Perché ovunque andasse Gökberk, qualsiasi domanda finiva sempre lì. C'è qualcosa tra voi? Perché quella complicità sul set sembrava più che recitazione? Perché in alcuni frammenti catturati a fine giornata, nei corridoi, nei saluti, nella delicatezza di un mantello appoggiato sulle spalle per proteggerla dall'aria fredda, c'era un'attenzione che difficilmente si finge. I fan montavano video, comparavano espressioni, scovavano parallelismi. Secondo indiscrezioni, a un certo punto Gökberk ha iniziato a sentirsi schiacciato da storie che non gli appartenevano.
Eppure non voleva difendersi con parole. Per questo, raccontano gli addetti ai lavori, la decisione di tenere il rapporto al riparo è maturata insieme a Cemre, protezione prima della rivelazione. Eppure, Capodanno è il tempo dei nuovi inizi. E forse era arrivata l'ora di mostrare ciò che, nel privato, esisteva da tempo. Così è entrata in scena, con la grazia che la contraddistingue, Cemre, silenziosa ma incisiva. Non ha risposto alle allusioni, non ha alimentato l'onda, non ha cercato lo scontro. Ha aspettato. Il primo segnale concreto, per chi ha saputo leggerlo, è arrivato nel giorno del suo compleanno. Un video breve, girato al tramonto. Il cielo color rame, il riflesso sui vetri dell'auto, il profilo di Gökberk al volante che si intravede appena. Nessun hashtag, nessuna frase, nessun ammiccamento. Eppure quel frammento diceva tutto. Quello è rimasto come il momento in cui, sui social, la coppia ha smesso di essere solo un'ipotesi condivisa e ha iniziato a respirare, a dirsi presente senza bisogno di dichiarazioni. C'era stato, in passato, un capitolo complicato tra loro. Un tira e molla tenuto lontano dai riflettori, chiuso con discrezione durante un periodo di lavoro intenso. Dopo, lui si era buttato sui progetti, aveva scelto di non offrire appigli, di lasciar parlare solo i copioni, le scene, il mestiere. Intanto, senza clamore, tra messaggi e incontri schermati dal rumore, qualcosa con Cemre aveva ricominciato a scorrere. Secondo i bene informati, con lei Gökberk ha ritrovato una calma che non provava da tempo, nessun piano spettacolare, nessuna strategia di immagine, solo due persone che si concedono, finalmente, ritmo e sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, Gökberk è in un momento alto, scandito da scelte coraggiose e personaggi lontani tra loro. Non più soltanto un volto amato, ma un interprete che rischia, che spiazza, che rifinisce. Il suo ritorno con ruoli più scuri e complessi è stato salutato dai commentatori come un eccolo di nuovo, ma diverso. Dietro questo autocontrollo professionale, sussurrano, c'è la stessa esigenza che lo guida nel privato, equilibrio. Niente fuochi d'artificio a riempire i salotti, ma basi solide su cui poggiare. Nessun bisogno di alzare la voce quando lo sguardo dice quello che serve. Perché le foto dalla Bulgaria hanno scatenato tanto clamore? Perché non erano costruite? Perché non sapevano di set, perché avevano dentro quel viviamo adesso che la gente riconosce. E perché mancava del tutto la volontà di sorprendere a tutti i costi. Nessun lusso ostentato, nessun preventivo del fotografo, nessuna luce perfetta. Solo due ragazzi nella neve, il calore di un abbraccio nascosto dentro le giacche pesanti, i cappelli calati sugli occhi, le dita intrecciate dentro i guanti. Si racconta che quella sera, nello chalet, abbiano preferito restare appartati, brindando con pochi amici fidati. Che abbiano noleggiato l'attrezzatura senza fare storie, chiacchierando piano mentre aspettavano il loro turno per la seggiovia. Che lui le abbia sistemato i guanti quando le si erano inumiditi, scherzando sul fatto che fosse sempre la prima a congelarsi. Dettagli minuscoli, eppure rivelatori. I loro sono gesti di chi ha deciso di costruire intimità senza spettacolo. C'è chi dice che la scelta della pubblicazione della foto sia stata concordata. Non per sedurre, non per incassare consensi, ma per chiudere un cerchio e riprendersi il controllo del racconto. Un'unica immagine, scelta con cura, che facesse da spartiacque. Prima le illazioni, dopo la loro verità. Un soft launch, come lo chiamano gli esperti di comunicazione, trasformato d'un colpo in dichiarazione ufficiale perché è rimasto autentico. Le reazioni non si sono fatte attendere. La loro coppia è rimbalzata ovunque. Screenshot, analisi, paragoni, vecchie clip ripescate per dimostrare che i segnali c'erano da mesi. C'è chi ha parlato di romanticismo, chi di tattica, chi ha chiesto ancora privacy. Nel frattempo, Gökberk e Cemre hanno mantenuto la linea. Nessuna intervista di spiegazione, nessun comunicato, nessun botta e risposta. Solo la presenza silenziosa di due persone che preferiscono vivere i propri momenti invece di commentarli. E in questa scelta c'è tutta la loro forza. Due silenzi diversi che si incontrano e fanno squadra. Quello protettivo di lui, abituato a schermare, e quello strategico di lei, capace di attendere il tempo giusto. A Capodanno, per pochi secondi, hanno abbassato lo scudo. È bastato. Da allora, tutto il resto appare superfluo. Anche i più scettici, davanti a quell'immagine così semplice, hanno dovuto ammetterlo. Se fosse stata una messa in scena, avrebbe cercato la perfezione.
Invece lì c'era vita, con tutta la sua bellezza imperfetta. Nei giorni seguenti, ognuno è tornato ai propri impegni. Lui sul set, lei tra prove e shooting, senza cambiare passo. Niente corse a replicare con altre foto, niente overdose di contenuti. Chi li conosce assicura che continueranno così, scegliendo poche tappe da condividere e molto da custodire. Forse, a ogni ricorrenza, verrà fuori un dettaglio in più, un bracciale al polso, un biglietto d'aereo intravisto, una canzone in una storia pubblicata all'ora di cena. Ma il tono resterà questo, e questo è il segreto, mai fare della loro intimità un cartellone. Alla fine, il gioco del gossip funziona sempre allo stesso modo, si alimenta di zone grigie, si nutre di attese, vola sopra parole non dette. In questa storia, però, il non detto ha trovato il suo contrappunto in un solo, semplice sì. Sì, siamo qui. Sì, insieme. Sì, la vostra curiosità può riposare. Ecco perché si dice che gli amori nati al riparo dalle luci abbiano più possibilità di durare. Perché crescono senza la pressione della trama scritta dagli altri. Oggi, tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda, sembra esserci esattamente questo. Un patto di discrezione, un fondale di calma, una promessa che non ha bisogno di fuochi d'artificio per essere vera. Quell'immagine nella notte di Capodanno ha spazzato via un coro stonato di interpretazioni e ha restituito alla coppia il proprio suono. Le speculazioni si sono placate, le congetture si sono ammutolite, il brusio si è trasformato in ascolto. Non ci sono state spiegazioni, eppure il messaggio è limpido. Una relazione discreta ma solida, un cammino scelto più che sbandierato, un equilibrio che vale più di qualsiasi boato. Ora tocca a voi. Pensate che questo amore sia destinato a durare? È, secondo voi, la fase più serena nella vita sentimentale di Gökberk e YLDRM? O il mondo dello spettacolo ha in serbo nuove sorprese, nuovi colpi di scena, nuove piccole tempeste dietro il prossimo angolo? Scriveteci cosa ne pensate, diteci che cosa avete colto voi in quello sguardo, in quella postura, in quella neve. E, se vi va, sostenete il canale. Mettete mi piace, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e attivate le notifiche. Perché qui, nel regno dei sussurri, ogni silenzio può annunciare un nuovo temporale. E noi saremo qui, pronti a raccontarlo, con la stessa attenzione, lo stesso rispetto e la stessa voglia di verità con cui vi abbiamo raccontato questa notte di Capodanno. Una foto, un inverno, due cuori che si sono detti basta ai rumori di fondo. A volte serve solo questo per cambiare la storia.